In questo video ti spiego una tecnologia che sfrutta semplicemente l'acqua per raffrescare l'aria senza utilizzare nessun tipo di compressore elettrico. Questa tecnologia è utilizzata efficacemente sia nei grandi spazi, ma li trovi anche in quei prodotti low cost per raffreddare casa. Se sei interessato ai contenuti di questo canale ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Questa tecnologia prende il nome di raffrescamento evaporativo oppure adiabatico. Il principio su cui si basano queste apparecchiature, proprio come dice il nome, è sull'evaporazione. Con evaporazione indichiamo il passaggio dell'acqua dallo stato liquido allo stato gassoso o vapore, o ancora, se vogliamo essere più concreti, in umidità presente e disciolta nell'aria. In fisica e nella chimica il passaggio di stato deve essere accompagnato necessariamente dalla fornitura di energia. Nel nostro caso l'energia viene fornita dall'aria calda che si trova in ambiente e che vogliamo raffreddare. L'aria calda, cedendo energia termica, si raffredda, mentre l'aria aumenta la quantità di vapore d'acqua o umidità. Un altro aspetto importante di cui dobbiamo tenere conto in questo processo è la quantità di vapore d'acqua che l'aria è in grado di accumulare. Dobbiamo introdurre quindi il concetto di umidità relativa. Quest'ultima indica il rapporto tra la quantità di vapore d'acqua presente nell'aria rispetto alla quantità massima che l'aria può accumulare ad una data temperatura, espresso in percentuale. L'umidità relativa è quindi funzione della temperatura dell'aria stessa. Infatti, maggiore la temperatura e maggiore sarà la quantità di vapore d'acqua che può trattenere. Infatti è conoscenza comune che per ridurre l'umidità relativa in ambiente è sufficiente scaldarlo. Oppure, un altro esempio, quando scaldiamo troppo gli ambienti in inverno, l'aria diventa più secca e quindi abbassiamo l'umidità relativa. Possiamo aiutarci in questi ragionamenti utilizzando il diagramma psicometrico e cercherò di essere più semplice possibile nella sua descrizione. Questo diagramma ci consente di capire che percorso fanno i processi di trasformazione dell'aria. È importante capire questo diagramma perché ci fa comprendere la potenzialità ma anche i limiti di questo modo di raffreddare gli ambienti. Iniziamo a vedere come si legge con riferimento a quello che serve esclusivamente al nostro caso. Qui sulle scisse, la linea orizzontale, abbiamo la temperatura ambiente. Su queste linee curve leggiamo l'umidità relativa, per esempio 50% e 40%, ma poi ci sono tutte le altre curve con i relativi valori. Questo punto, per esempio, identifica una temperatura ambiente di 20 gradi con una umidità relativa del 60%. Se scaldiamo l'aria senza aggiungere umidità all'ambiente, ci spostiamo su una curva di umidità relativa più bassa ed in questo caso, per esempio, scaldando l'ambiente fino a 23 gradi, l'umidità relativa scende a 50%. È vero anche il contrario e quindi se raffreddiamo l'aria senza deumidificare aumentiamo l'umidità relativa in ambiente, per esempio da 30 gradi fino a 26 gradi, in cui l'umidità relativa sale da 50% a circa 65%. In realtà, se utilizziamo lo split o il ventilconvettore per raffreddare, riduciamo sia la temperatura ambiente ma deumidifichiamo anche l'aria, magari non in modo controllato, e quindi potremmo avere un andamento di questo tipo. Per esempio da 30 fino a 26 gradi, in cui l'umidità relativa sale da 50% a circa il 55%, anziché il 65% come in precedenza. In questi processi, pertanto, entrano in gioco anche altri parametri come la portata d'aria, le caratteristiche geometriche della batteria e la relativa temperatura media, ma questo esula dallo scopo di questo video. Vediamo ora il processo di raffreddamento evaporativo che non usa batteria di raffreddamento ma solo l'aria e l'acqua. Immaginiamo di avere una temperatura ambiente di 32 gradi con circa il 58% di umidità relativa. Quando l'aria calda viene investita dall'acqua, questa si sposta lungo questa direzione e con questa inclinazione. Come possiamo leggere sul diagramma, l'aria si raffredda, per esempio a 28 gradi, ma l'umidità relativa è aumentata a 26 gradi con circa 78% di umidità relativa. I limiti e le possibilità di questo processo di saturare l'aria, anche in questo caso, sono dettati dalla modalità in cui l'acqua viene posta in contatto con l'aria, dalla portata d'aria in circolazione, dalle geometrie di tutte le componenti, oltre che chiaramente, come già detto, dalle temperature e dall'umidità relativa ambiente. Un esempio di queste apparecchiature di tipo professionale ed utilizzato in ambito industriale è il prodotto Robur, che fa uso di uno scambiatore in fogli di cellulosa rivestiti da una pellicola protettiva che consentono una capacità di saturazione dell'aria dell'85-90%.
Vi mostro anche una tabella fornita da Robur per le sue apparecchiature che evidenzia come i valori di temperatura e umidità relativa in ambiente possono influenzare il processo di raffrescamento. Quindi questo potrebbe essere uno degli svantaggi di questo sistema di raffrescamento, unito al fatto che non è opportuno utilizzarlo in quei contesti dove l'umidità relativa possono avere effetti negativi, per esempio all'interno di un reparto produttivo che lavora carta. Il dato positivo è che il costo per il raffrescamento è decisamente più basso, perché queste apparecchiature hanno bisogno solo di energia elettrica per muovere un ventilatore ed usano acqua di rete. Ultimo aspetto da tenere in considerazione è il fattore comfort per le persone che vivono gli ambienti trattati con queste apparecchiature. È necessario comprendere qual è la temperatura percepita, che viene misurata attraverso l'indice di calore ideato dal ricercatore Robert Stedman. Qui potete trovare la combinazione di temperatura e umidità che possono influenzare il benessere delle persone. Cosa ne pensi? Scrivimi nei commenti. Siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Un caro saluto.